Che tempo faceva quella mattina? Il tempo giusto per andare in piazza e dire basta. Penelope, la compagna della 63esima Brigata Garibaldi, quella mattina andando all'appuntamento con Gianna e Paola si domandava se e come le donne di Bologna avrebbero risposto all'invito a scendere in piazza tutte insieme. Dopotutto il loro porta a porta dei giorni precedenti non era andato male. Le donne sembravano determinate a farla finita con quella guerra infame, con l'occupazione tedesca e con quei mascalzoni dei repubblichini che ancora non vogliono capire che il fascismo è finito, sepolto per sempre sotto le macerie di una nazione stremata. E tuttavia bisognava assumersi un rischio non indifferente, trovarsi in strada tutte insieme e sfidare la polizia repubblichina. Anna, Lucia e Maria sono arrivate puntuali, con i cartelli nascosti ma già scritti e pronti per essere issati sui bastoni, perché si sappia che di fame e di guerra non se ne può più. Penelope vede Via dei Mille riempirsi di donne, altre si affacciano alle finestre, i passanti si fermano e applaudono. Perfino il convoglio dei nazifascisti che transita in via Indipendenza cede il passo al corteo. Ci siamo fermati qua, nell'incrocio di via Indipendenza, perché loro, quelle donne, non si fermarono, non ebbero paura della colonna di tedeschi che avanzava, veniva giù da Piazza Maggiore e andava in stazione. Non ebbero paura, non indietreggiarono, anzi, la fermarono, la tagliarono, la attraversarono e andarono oltre e continuarono nella loro manifestazione. Davanti al monumento al Popolano si fermano, sono le donne che non vogliono più vivere in un paese che ha bisogno di eroi. Vogliono pace, giustizia e libertà per sé e per tutte le genti del mondo. Qui, in questo luogo ricco di memoria, parlerà una donna, una compagna eritrea, in nome di tutte le donne del suo paese, che hanno lottato per 30 lunghi anni per conquistare la libertà e la democrazia, per intrecciare quel filo rosso della memoria, della solidarietà,
della coesione e dell'accoglienza che ha fatto grande questa città e tutto il suo popolo. Le partigiane italiane e quelle eritree hanno contribuito alla liberazione dei propri paesi con coraggio, determinazione, fedeltà, sicurezza ed impegno, e nel 79 fu istituito nei territori liberati l'Associazione Donne Eritree, 30 anni passati a organizzare le file di una resistenza drammatica, ma necessaria per poter continuare a sperare, a credere, a sognare un futuro diverso e migliore. Un terzo dei 95.000 combattenti eritrei che riuscirono a conquistare l'indipendenza nel 91 era costituito da donne, un dato questo che ha scandinato i costumi patriarcali della società, creando una frattura netta col passato. Oggi nel Paese le cose sono radicalmente cambiate. La Costituzione che fu approvata dopo il conflitto fornì alle donne garanzie fondamentali. L'associazione è stata attiva ancora durante la lotta nel divieto delle mutilazioni genitali, nel matrimonio delle ragazze minorili, nell'uguaglianza, nella difesa dei diritti delle donne civili, sociali, politici e culturali. Viva le donne partigiane italiane e viva le Grazie milissimo. The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city. We're gonna shake the gates of hell. And I will tell them, we will tell them. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. That our sunlight is not for franchise. I wish the bastards drop down dead. Next time you see me, I may be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I'll be in prison or on the TV. I'll say the sunlight dragged me here. Le donne accorse in piazza da più parti ormai sono più di 1000 e in un silenzio assordante si radunano sotto la statua di Garibaldi. Il comizio può cominciare. Poi i nostri corpi sulle rotaie, noi abbiamo fermato il nostro sfruttatore. C'è tanto fango nelle risaie, ma non porta manco il simbolo del lavoro. 70 anni fa, proprio il 16 aprile 1945, nel luogo dove noi siamo ora, sotto la statua di Garibaldi, si sono trovate tante donne coraggiose che chiedevano che la guerra finisse, che i nazisti se ne andassero da Bologna e dall'Italia ed insieme a loro i fascisti. Pace, libertà, democrazia sono le conquiste dolorose che quelle donne ci hanno affidato e noi dobbiamo crescere, sapendo che queste conquiste sono i nostri beni più cari. Proprio per questo noi oggi le ricordiamo, le ringraziamo e le salutiamo, perché sono ancora qui, accanto a noi. Grazie a tutte, a Penelope, Maria, Olga, Adelfa, Antonietta, Bruna, Torina, Ilde, Paola, Anita, Diana, da chi da oggi in poi si impegna a mantenere vivo e trasmettere il ricordo e la memoria delle vostre azioni. Grazie. Ai padroni faremo la guerra, tutti uniti insieme noi la vinceremo. Non più sfruttati sulla terra, ma più forti dei cannoni noi saremo. Amici, se c'ero allora vuol dire che ho 90 anni. Sono molto lieta, molto onorata di essere qui al posto della cara Penelope Veronesi, amica di tante battaglie anche dopo la fine della guerra, e di tutte le altre che la ragazza ha citato,
che sono state amiche ma che non ci sono più. Cosa successe quel 16? Com'era Bologna in quel periodo? Bologna era una città straziata, 2500 erano i morti sotto i bombardamenti e la città era distrutta, c'era la fame più nera, mancava l'acqua, non c'era un ospedale per curare centinaia di feriti. Questa era la realtà di Bologna. Le donne cominciarono come le formichine a creare il secondo fronte, cominciarono a avere contatti con altre donne, cominciarono a fare delle piccole cellule. Le staffette sapevano che si stava preparando la liberazione di Bologna, volevamo far trovare, e ci riuscimmo, trovare la città libera, senza che ci fossero fascisti e tedeschi, e ci riuscimmo. Ma che razza, quanta battaglia privata, sotterranea c'è stato per arrivare a questo? Con gli scioperi del marzo, con la lotta per il sale e con i combattimenti dei partigiani è nata la democrazia e la libertà. Ragazzi, ormai partigiani vivi ce ne sono pochi, pochissimi, pochissimi. Noi veniamo a dirvi: difendete le cose che con tante battaglie nella democrazia abbiamo ottenuto. Difendete la democrazia, difendete la Costituzione, amici, la Costituzione è costata sangue e lacrime ed è la più bella che c'è al mondo. Ragazzi, difendetevi e difendete le cose che vi lasciamo, perché noi ormai non ci siamo quasi più. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più su. Dal Vercellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù. Scelgo questo posto, un palco naturale, perché Penelope Veronesi 70 anni fa dimostrò a tutti che le donne avevano diritto di parola, che le donne avevano diritto ad un lavoro pagato, che le donne avevano diritto di voto. Le donne non solo presero parte, non solo contribuirono, furono parte attiva della resistenza italiana. La resistenza non è solo un periodo storico, cari ragazzi e care ragazzi, ma è un modo di essere tutti i giorni cittadini. C'è bisogno dell'impegno di tutti i giorni per rendere effettivi quei diritti. Le donne di quella generazione prepararono, furono presenti, scelsero di partecipare, vollero davvero cambiare un paese. 70 anni fa un paese intero scelse di essere libero. Libero dal fascismo, libero di organizzarsi, libero di aderire ad un partito, libero di aderire ad un sindacato. A 70 anni di distanza da quei fatti occorre ricordare che non basta solo la quantità del lavoro, che è importantissima, ma le condizioni materiali del lavoro nel nostro paese. Guardiamo l'esempio di quegli uomini e di quelle donne che ci hanno consegnato una libertà che non è mai data per sempre, che abbiamo il dovere tutti i giorni di riconquistare e rendere effettiva.